Ci sono storie che, più di altre, riescono a catturare l'immaginazione collettiva. Storie che nascono da un fatto reale, ma che nel tempo diventano leggenda, trasmesse di generazione in generazione, trasformate, arricchite, deformate. Una di queste è senza dubbio quella della Maschera di Ferro, il prigioniero più misterioso della storia francese. Un uomo tenuto prigioniero per oltre 30 anni, sorvegliato giorno e notte, sempre trattato con rispetto, ma privato della sua libertà e soprattutto della sua identità. Un detenuto speciale, così importante che il suo volto doveva rimanere nascosto, cancellato. Di lui non conosciamo il nome, né il volto, né il motivo della sua detenzione. Eppure sappiamo che è esistito. I documenti ufficiali lo attestano. La sua vicenda non sarebbe stata diversa da quella di altri prigionieri di Stato, se non fosse stato per un dettaglio: la maschera. Secondo le fonti più antiche non era di ferro, ma di velluto nero. Tuttavia, con il passare dei secoli, la leggenda ha trasformato quella maschera morbida in una pesante corazza di metallo, condannando il prigioniero a un'immagine cupa e disumana. Perché un uomo doveva vivere e morire nell'anonimato più assoluto? Perché era così pericoloso da essere nascosto, eppure così rispettato da non essere mai maltrattato? La risposta non è mai arrivata, e proprio per questo la sua storia è sopravvissuta. La Maschera di Ferro è molto più di un enigma storico, è diventata un simbolo universale. Simbolo del potere assoluto che decide chi può avere un volto e chi deve scomparire. Simbolo delle ingiustizie di un'epoca in cui bastava un ordine del re per cancellare una vita. Eppure il fascino di questo mistero non sta solo nelle domande rimaste senza risposta, ma anche nei luoghi, nelle testimonianze e nelle ipotesi che, come pezzi di un mosaico, ci permettono di ricostruire almeno in parte la sua vicenda. Dal Piemonte alla Bastiglia, dalle cronache di corte alle pagine dei filosofi e dei romanzieri, la Maschera di Ferro ha attraversato 3 secoli di storia e leggenda, diventando immortale. In questo video ripercorreremo l'intera vicenda. Partiremo dal contesto della Francia di Luigi XIV per capire perché un prigioniero potesse diventare un segreto di Stato. Seguiremo il percorso del misterioso detenuto attraverso le sue prigioni. Racconteremo la sua morte e il tentativo del potere di cancellarne le tracce. Esploreremo le ipotesi, dalle più plausibili alle più fantasiose. E infine vedremo come la sua storia, più che mai, sia sopravvissuta nei libri e nell'immaginario collettivo. La Maschera di Ferro è uno di quei misteri che non si risolvono, ma che continuano a vivere proprio perché restano tali. Ed è forse questo il segreto del suo fascino: non scoprire chi fosse, ma continuare a domandarselo. Per capire la vicenda della Maschera di Ferro bisogna prima immergersi nella Francia del Seicento, l'epoca di Luigi XIV, il Re Sole. Un regno che più di ogni altro ha incarnato l'assolutismo monarchico, il potere centralizzato nelle mani di un solo uomo. Luigi XIV regnò per oltre 70 anni, dal 1643 al 1715. Fin da giovane imparò a diffidare dei nobili, che avevano minacciato la stabilità della corona durante la Fronda, una guerra civile che lo segnò profondamente. Per questo motivo, da adulto, decise di concentrare tutto il potere nelle proprie mani. Il re costruì una corte fastosa a Versailles, un palazzo che non era soltanto una residenza, ma un teatro politico. Qui i nobili vivevano sotto il suo sguardo costante, ridotti a cortigiani dipendenti dai suoi favori. Ogni gesto, ogni cerimonia, ogni rituale serviva a ribadire che il re era il sole intorno a cui tutto ruotava. Ma la magnificenza di Versailles aveva un prezzo. Intrighi, rivalità e segreti si accumulavano dietro lo splendore delle feste. In questo contesto la gestione del dissenso diventava fondamentale.
Chiunque potesse rappresentare una minaccia al potere del sovrano andava eliminato, esiliato o nascosto. Per mantenere il controllo, la monarchia disponeva di prigioni speciali, destinate non ai criminali comuni, ma ai prigionieri di Stato. Nobili caduti in disgrazia, ufficiali accusati di tradimento, personaggi coinvolti in scandali politici o religiosi. Questi detenuti non erano sempre trattati con brutalità, anzi, molti di loro godevano di condizioni dignitose, ma erano rigidamente isolati. Non era tanto la punizione fisica a contare, quanto la cancellazione dell'identità. Sparire dalla società, diventare invisibili, dimenticati. Il simbolo più famoso di questo sistema era la Bastiglia, fortezza costruita nel XIV secolo come difesa di Parigi e trasformata nel tempo in prigione. Le sue torri e le sue mura spesse incutevano timore, ma non era l'unica. Altre fortezze, come Pinerolo ed Exil nelle Alpi o la fortezza dell'isola di Santa Margherita, svolgevano lo stesso ruolo. Figura chiave di questo sistema era il governatore di prigione. Non si trattava di un semplice direttore, era un ufficiale scelto dal re, responsabile non solo della sicurezza ma anche della discrezione. Un governatore fedele poteva custodire un prigioniero per anni senza mai rivelarne l'identità, obbedendo ciecamente agli ordini della corona. È in questo quadro che emerge la figura di Benin de Saint-Marc, ufficiale che avrebbe seguito passo dopo passo il destino della Maschera di Ferro. Uomo di disciplina e fedeltà, fu lui a incarnare il volto del potere nascosto dietro le sbarre. Nel regno di Luigi XIV il segreto era una forma di potere. Nascondere, celare, controllare le informazioni significava governare. La Francia del Seicento era un mondo in cui il mistero e l'intrigo erano parte integrante della politica. In un'epoca di guerre, complotti e trattative diplomatiche delicate, bastava poco per trasformare un uomo in un segreto di Stato. Un documento compromettente, una parola di troppo, una parentela scomoda, tutto poteva giustificare l'arresto e l'occultamento di un individuo. Questa cultura del segreto, unita alla magnificenza e alla severità del regno di Luigi XIV, creò il terreno perfetto perché la vicenda della Maschera di Ferro potesse nascere e radicarsi. Un prigioniero misterioso, la cui identità non veniva mai rivelata, non era soltanto un fatto di cronaca. Era il riflesso stesso di un'epoca in cui il potere decideva chi poteva esistere alla luce del sole e chi doveva essere relegato nell'ombra per sempre. La storia della Maschera di Ferro comincia ufficialmente nel 1669. In quell'anno, dalle carte della Cancelleria Reale emerge la notizia di un arresto particolare. Un uomo, la cui identità non è specificata. Fu affidato a un governatore di prigione di nome Benin d'Auvergne de Saint-Marc. Ed è a questo momento che la figura del misterioso prigioniero entra nella storia. L'arresto fu ordinato su mandato diretto del re e del suo ministro Louvois. Non ci fu processo, non ci furono accuse rese pubbliche, nessuna spiegazione ufficiale. L'uomo fu preso in custodia e consegnato a Saint-Marc, che in quel periodo era governatore del forte di Pinerolo, in Piemonte. Il prigioniero arrivò accompagnato da ordini precisi. Doveva essere custodito con il massimo segreto. Poteva avere una cella dignitosa, persino un servitore, ma nessuno doveva mai sapere chi fosse né comunicare con lui. Ogni informazione era vietata. Già in questo dettaglio si riconosce un caso straordinario. Nella Francia di Luigi XIV non era insolito imprigionare nobili, funzionari o religiosi scomodi, ma quasi sempre si conoscevano i motivi. Qui invece l'identità del detenuto venne occultata fin dal primo giorno. Gli ordini a Saint-Marc erano chiari. L'uomo doveva essere trattato con rispetto, ma isolato da tutti. Nessuno doveva vedere il suo volto. Secondo alcune testimonianze successive, ogni volta che usciva dalla cella indossava una maschera di velluto nero per non essere riconosciuto. Il ruolo di Saint-Marc fu determinante. Per oltre 30 anni, fino alla morte del prigioniero, fu lui a custodirlo, spostandolo da una prigione all'altra a seconda degli incarichi ricevuti.
È come se il misterioso detenuto non fosse mai stato affidato a un'istituzione, ma sempre e solo a quell'uomo. Una catena di fedeltà che rafforzò ulteriormente il segreto. Le testimonianze più antiche sulla maschera di ferro non parlano di un volto coperto da metallo, ma di un uomo di cui nessuno conosceva il nome e che veniva trattato con una attenzione straordinaria. I registri di Pinerolo riportano la sua presenza, ma mai un'identificazione. A differenza degli altri detenuti, che venivano registrati con il loro nome e il motivo dell'arresto, per lui c'è solo il silenzio. Questo è il primo elemento che lo distingue. Era come se la sua esistenza dovesse essere negata ufficialmente. Nonostante l'isolamento, le condizioni di vita del prigioniero non erano quelle di un carcerato comune. Non subì torture, non fu maltrattato, ebbe persino la possibilità di avere mobili, libri e un servitore. Tutto ciò però avveniva entro un regime di sorveglianza rigidissimo. Ogni parola che usciva dalla sua cella doveva essere controllata, ogni contatto col mondo esterno impedito. Il rispetto con cui veniva trattato suggerisce che non si trattasse di un criminale qualunque, ma di una persona di rango, forse un nobile, o qualcuno vicino agli ambienti del potere. Era come se il re volesse tenerlo vivo e in condizioni dignitose, ma allo stesso tempo cancellato dal mondo. Già all'epoca la sua presenza suscitò voci e sospetti. I soldati e i servitori che lo incrociavano, pur senza vederne il volto, raccontavano di un detenuto particolare che riceveva attenzioni insolite. Alcuni parlavano di un uomo colto che scriveva e leggeva, altri di un prigioniero silenzioso e cupo. Ciò che colpisce è il livello di segretezza imposto. In un'epoca in cui i processi pubblici e le condanne esemplari erano strumenti di propaganda del potere, qui si scelse la strada opposta, l'occultamento totale. Era più utile che quest'uomo non esistesse, piuttosto che mostrarlo al popolo. Il prigioniero di Pinerolo non era ancora la maschera di ferro che conosciamo oggi. Quell'immagine sarebbe nata più tardi, ma già allora, con il suo silenzio e l'anonimato assoluto, iniziava a gettare le basi del mito. La sua storia era cominciata e con essa un enigma che ancora oggi non smette di interrogare storici e curiosi. Chi era quest'uomo che la Francia volle cancellare dal mondo, ma non dalla memoria? Il misterioso prigioniero affidato a Benin de Saint-Marc trascorse più di 30 anni dietro le mura di diverse fortezze francesi. La sua vita fu un itinerario di spostamenti da un carcere all'altro, sempre sotto la stessa sorveglianza, sempre nel segno del silenzio e dell'anonimato. Ripercorrere queste tappe significa seguire le tracce più concrete che possediamo sulla sua esistenza. Il viaggio del prigioniero comincia nel forte di Pinerolo, in Piemonte, all'epoca parte dei domini francesi. Era una fortezza imponente, utilizzata da Luigi XIV non solo come baluardo militare, ma anche come prigione per detenuti di alto rango. Qui erano già rinchiusi nobili, funzionari e uomini politici caduti in disgrazia. L'uomo misterioso vi arrivò nel 1669. Non fu registrato con un nome, come accadeva per gli altri, ma semplicemente indicato come prigioniero speciale. A differenza dei criminali comuni, gli fu assegnata una cella relativamente confortevole, con mobili e biancheria. Poteva avere un servitore, ma anche quest'ultimo non poteva mai rivelare nulla di lui. Fu a Pinerolo che comparve per la prima volta il dettaglio della maschera. Secondo alcune cronache, quando usciva dalla cella per passeggiare nel cortile o per essere trasferito, indossava una maschera di velluto nero che gli copriva il volto. Una precauzione semplice, ma sufficiente a evitare riconoscimenti. Dopo alcuni anni, Saint-Marc ricevette l'ordine di trasferire il prigioniero alla fortezza di Exilles, sempre in Piemonte, nella Val di Susa. Exilles era un luogo isolato, incastonato tra le montagne, difficile da raggiungere e ancor più difficile da lasciare. Qui le condizioni erano ancora più rigide. Il prigioniero fu rinchiuso in celle profonde e buie, progettate per rendere impossibile la fuga. Nonostante l'isolamento, continuò a essere trattato con un certo riguardo, segno che la sua importanza non era diminuita.
I registri di Exil confermano la presenza di un detenuto segreto sotto la sorveglianza di Saint-Marc, ma non aggiungono alcun dettaglio. Come se l'identità fosse un fardello troppo pesante persino per le carte ufficiali. Nel 1687 un nuovo trasferimento portò la Maschera di Ferro in un luogo che avrebbe contribuito a rendere la sua leggenda immortale, l'isola di Santa Margherita, una delle isole di Lerino, a largo di Cannes. La fortezza che dominava l'isola era stata adattata a prigione. Qui il misterioso detenuto occupò una cella scavata nello spessore delle mura, con una piccola finestra che guardava il mare. Oggi qui la cella è ancora visitabile e viene indicata come la cella della Maschera di Ferro. L'isolamento era totale. Nessun contatto con l'esterno, nessuna possibilità di fuggire, perché il mare stesso fungeva da barriera naturale. Le guardie che lo sorvegliavano non potevano rivolgergli la parola e chiunque entrasse in contatto con lui era tenuto al silenzio più assoluto. In questo periodo la voce di un prigioniero misterioso cominciò a diffondersi tra i marinai e gli abitanti della costa. Non sapevano chi fosse, non lo avevano mai visto, ma la sua presenza invisibile alimentava curiosità e leggende. È qui, probabilmente, che l'immagine della maschera cominciò a radicarsi nell'immaginario popolare. L'ultima tappa del suo percorso fu la più famosa, la Bastiglia di Parigi. Quando nel 1698 Saint-Marc fu nominato governatore della prigione, simbolo del potere monarchico, portò con sé il detenuto segreto. La Bastiglia, con le sue torri e i suoi bastioni, era già allora temuta come luogo oscuro e inaccessibile. Ma la Maschera di Ferro non vi fu trattata come gli altri carcerati. Gli fu riservata una cella arredata con mobili e stoviglie e il cibo era di qualità superiore rispetto alla norma. Nonostante questo, la sorveglianza era implacabile. Le guardie avevano istruzioni severe. Non parlare mai con lui, non tentare di guardargli il volto, non lasciar trapelare nulla. Se il prigioniero scriveva, i suoi scritti venivano subito distrutti. Era come vivere da fantasma. Nella Bastiglia trascorse gli ultimi 5 anni della sua vita. Non lasciò mai le mura della prigione e nessuno conobbe mai il suo volto. Dall'arrivo a Pinerolo nel 1669 fino alla morte nel 1703, la Maschera di Ferro trascorse 34 anni in prigione, sempre sotto la custodia dello stesso governatore, sempre senza identità, sempre prigioniero eppure rispettato. Il suo percorso geografico dalle Alpi al Mediterraneo fino a Parigi riflette la geografia stessa del potere francese, dalle periferie di confini al cuore della monarchia assoluta. In ogni luogo la sua presenza rimase invisibile ma percepibile come un'ombra che attraversava il regno. Oggi i luoghi della sua prigionia sono parte integrante della leggenda. Il forte di Pinerolo non esiste più nella sua forma originaria, ma Exil è visitabile e conserva la memoria del prigioniero segreto. La cella dell'isola di Santa Margherita è diventata un'attrazione turistica e migliaia di persone vi entrano ogni anno immaginando il silenzio e la solitudine di quell'uomo. Della Bastiglia invece non resta nulla. Fu distrutta durante la Rivoluzione francese nel 1789. Oggi la piazza della Bastiglia a Parigi ricorda quel luogo, ma nessuna pietra originale sopravvive. È un'assenza che simboleggia alla perfezione la vicenda della Maschera di Ferro. Un uomo che esistette, ma di cui non resta alcun volto, alcun nome, alcuna prova definitiva. Il misterioso prigioniero trascorse gli ultimi anni della sua vita alla Bastiglia. Le cronache del tempo non registrano grandi eventi. Silenzio, isolamento, rispetto formale. Ma il 19 novembre 1703, dopo 34 anni di prigionia, la sua esistenza giunse al termine. Nei registri della Bastiglia compare l'annotazione della morte di un detenuto identificato come Marchioli. Il giorno seguente il corpo fu sepolto nel cimitero parigino di Saint-Paul. Tutto con la massima discrezione, come se si trattasse di un evento di nessuna importanza. Ma Marchioli era un nome falso, inventato per l'occasione. Nessun Marchioli era mai stato arrestato, nessuna famiglia lo rivendicò, nessun documento lo confermò. Era un velo di carta,
un'ultima maschera per cancellare il vero volto. Dopo la morte gli ordini furono severi. Ogni oggetto appartenuto al prigioniero doveva essere distrutto. I mobili della cella, la biancheria, persino i vestiti vennero bruciati o smaltiti. Il motivo era chiaro: impedire che restasse qualsiasi indizio sulla sua identità. Si racconta persino che le pareti della cella furono raschiate per timore che l'uomo avesse inciso messaggi o simboli. Nessuna possibilità che una parola sopravvissuta potesse rivelare chi era stato davvero. Né Luigi XIV né i suoi ministri lasciarono mai una spiegazione. Nessuna lettera, nessuna memoria ufficiale, nessun indizio. Il re, che amava la magnificenza e la gloria, preferì il silenzio. Per la monarchia, quell'uomo non era mai esistito. Eppure questo silenzio parlava più di 1000 proclami. Perché cancellare così accuratamente la memoria di un prigioniero se non si trattava di un caso eccezionale? Il prigioniero della maschera di ferro morì 2 volte. La prima fisicamente nel 1703, la seconda simbolicamente quando i documenti e le tracce furono distrutti. Di lui restò solo un'ombra, un ricordo senza volto né nome. Ma paradossalmente, proprio questa cancellazione totale generò il mito. Se il re avesse dichiarato chi fosse, la storia si sarebbe chiusa lì. Invece il silenzio lasciò uno spazio vuoto, pronto a essere riempito da ipotesi, leggende e fantasie. Dopo la morte del misterioso prigioniero nel 1703, la sua vicenda non scomparve, anzi, cominciò allora il vero mistero. Chi era quell'uomo che aveva vissuto per più di 30 anni prigioniero, trattato con rispetto, eppure nascosto dietro un nome falso? La mancanza di documenti e il silenzio della corte lasciarono spazio a decine di teorie, alcune plausibili, altre del tutto fantasiose. Vediamo le principali ipotesi elaborate nei secoli. Uno dei primi sospetti cadde su Nicolas Fouquet, sovrintendente delle finanze di Luigi XIV. Uomo colto, ambizioso e immensamente ricco, Fouquet aveva costruito un palazzo sontuoso, Vaux-le-Vicomte, che impressionò persino il re. Forse troppo. Luigi XIV, geloso del suo splendore e desideroso di consolidare il proprio potere, lo fece arrestare nel 1661 con l'accusa di malversazione. Fouquet fu effettivamente imprigionato a Pinerolo, sotto la custodia di Saint-Marc. Questo dettaglio spinse molti a pensare che, una volta scomparso dai registri, potesse essere diventato la maschera di ferro. Tuttavia sappiamo che Fouquet morì ufficialmente nel 1680, 23 anni prima della morte del prigioniero segreto. Inoltre il suo volto era noto a tutta la Francia. Sarebbe stato impossibile mantenerne segreta l'identità anche dietro una maschera. Un'altra teoria suggerisce che la maschera di ferro fosse Louis de Bourbon, conte di Vermandois, figlio illegittimo di Luigi XIV e dell'amante Louis de la Vallière. Il giovane Vermandois fu coinvolto in uno scandalo a corte, legato a relazioni considerate immorali. Per punirlo, Luigi XIV lo allontanò e lo mandò in guerra. Le cronache ufficiali raccontano che morì nel 1683 durante una campagna militare, ma alcuni ipotizzarono che la sua morte fosse stata inscenata e che in realtà fosse stato rinchiuso in segreto. Questa ipotesi avrebbe un senso simbolico. Un figlio ribelle nascosto dal padre per non infangare il nome reale. Spiegherebbe anche il trattamento rispettoso riservato al prigioniero, ma le date non coincidono perfettamente e mancano prove concrete che Vermandois sopravvisse oltre la data della sua presunta morte. Molti storici moderni ritengono che l'uomo fosse Eustache Daguerre, un valletto coinvolto in affari compromettenti. Daguerre fu arrestato nel 1669, esattamente l'anno in cui compare per la prima volta il misterioso prigioniero. Le istruzioni relative alla sua custodia erano chiarissime: isolamento totale, nessuna comunicazione, sorveglianza costante. Proprio ciò che avvenne con la maschera di ferro. Secondo alcune teorie, Daguerre conosceva segreti delicatissimi. Forse era a conoscenza di scandali politici riguardanti il cardinale Mazarino o di affari finanziari compromettenti che coinvolgevano i potenti di corte. Forse ancora era legato al famoso Affaire de Poisson,
una serie di scandali che travolse nobili e cortigiani accusati di praticare magia nera e avvelenamenti. Questa teoria ha il vantaggio di combaciare perfettamente con le date e con i documenti superstiti. Inoltre spiegherebbe perché il prigioniero fosse trattato con rispetto ma tenuto al silenzio. Non era un nobile, ma custodiva un segreto che non doveva mai trapelare. L'ipotesi più famosa, grazie alla letteratura, è quella del fratello gemello segreto di Luigi XIV. Secondo questa versione, Anna d'Austria, madre del re, avrebbe avuto 2 figli gemelli. Per evitare conflitti di successione, uno dei 2 sarebbe stato nascosto fin dalla nascita ed adulto rinchiuso dietro una maschera per non rivelarne la somiglianza con il re. Questa teoria fu resa celebre da Alexandre Dumas nel suo romanzo Il Visconte di Bragelonne, dove il gemello imprigionato diventa protagonista di un dramma politico e personale. Dal punto di vista storico, però, l'ipotesi è debole. Nessun documento parla di un parto gemellare e Anna d'Austria era costantemente sorvegliata a corte. È quasi impossibile che un simile segreto potesse essere mantenuto. Tuttavia, l'idea è così potente che è diventata la versione più conosciuta della leggenda. Un'altra possibilità è che la maschera di ferro fosse un diplomatico o un principe straniero caduto in disgrazia, forse un italiano, un austriaco o uno spagnolo che Luigi XIV voleva tenere in vita, ma lontano dalla scena politica. Questa teoria si appoggia al nome Marchioli, registrato alla morte del prigioniero, che ricorda un cognome italiano. Alcuni hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un membro della famiglia Mattioli, aristocrazia mantovana coinvolta in trattative segrete con la Francia. Secondo questa ipotesi, l'uomo sarebbe stato tradito e imprigionato per motivi diplomatici, ma le prove sono labili. I documenti noti parlano di Mattioli, sì, ma la sua morte è registrata altrove. La coincidenza del nome resta un mistero, ma non sufficiente a risolverlo. Nel corso dei secoli non sono mancate spiegazioni del tutto improbabili. C'è chi ha sostenuto che l'uomo fosse il vero padre di Luigi XIV, da nascondere per non minare la legittimità del re. Altri hanno persino pensato a Molière, il grande drammaturgo, scomparso in circostanze poco chiare nel 1673. Una teoria senza fondamento ma suggestiva. Queste ipotesi, prive di riscontri, dimostrano come la leggenda fosse diventata un contenitore di fantasie collettive, in cui ognuno poteva proiettare paure, sospetti e immaginazioni. Tra tutte le teorie, la più coerente resta quella di Eustache Daguerre. Le date coincidono, gli ordini di custodia combaciano, il profilo corrisponde, ma il mistero non è mai stato chiuso del tutto. Perché, se si trattava davvero di un semplice valletto, il re avrebbe imposto un silenzio tanto assoluto. È questo il paradosso della maschera di ferro. Qualunque spiegazione sembra sempre insufficiente. Troppo importante per essere un servitore qualsiasi, troppo segreto per essere solo un nobile caduto in disgrazia, troppo rispettato per essere un criminale comune. Forse la verità è perduta per sempre, ma proprio per questo l'enigma è sopravvissuto, un volto nascosto che continua a guardare a noi, più che noi possiamo guardare lui. Se la vicenda della maschera di ferro fosse rimasta confinata ai registri della Bastiglia, sarebbe forse stata dimenticata. Ma dal Settecento in poi filosofi, scrittori e artisti cominciarono a raccontarla, trasformando un enigma politico in un mito universale. Il primo grande autore a diffondere la leggenda fu Voltaire. Nel 1751, nel suo libro Le siècle de Louis XIV, descrisse il prigioniero come un uomo costretto a vivere con una maschera di ferro. Fu lui a sostituire l'immagine storica di un semplice velo di velluto con la corazza metallica che rese la storia immortale. Voltaire non fornì prove, ma insinuò che il prigioniero fosse un uomo di alto rango, trattato con deferenza, forse addirittura un parente del re. Il suo intento non era soltanto narrativo. La maschera di ferro diventava, per i filosofi illuministi, un simbolo della tirannia monarchica, la prova di come un potere assoluto potesse cancellare una vita con un ordine segreto. Grazie a Voltaire il mistero uscì dalle mura della Bastiglia ed entrò nell'immaginario europeo. Nell'Ottocento fu Alexandre Dumas a dare alla maschera di ferro la sua forma più celebre. Nel romanzo Il Visconte di Bragelonne,
parte della saga dei Tre Moschettieri, l'uomo misterioso è presentato come il fratello gemello di Luigi XIV, imprigionato per evitare un conflitto dinastico. La trovata era pura invenzione, ma irresistibile. La somiglianza con il re, la maschera che nascondeva il volto identico, il dramma di un uomo privato non solo della libertà, ma della propria identità dinastica. Dumas trasformò un prigioniero sconosciuto in un eroe tragico. Questa versione, più romanzesca che storica, ebbe un successo enorme. Ancora oggi molti associano la Maschera di Ferro al fratello segreto del Re Sole, dimenticando che si tratta solo di letteratura. Dal XIX secolo in poi la Maschera di Ferro divenne protagonista di opere teatrali, saggi storici, romanzi popolari. Con il cinema, il mito acquisì un volto vero. Già nel cinema muto apparvero versioni ispirate al prigioniero. Nel 1929 Douglas Fairbanks interpretò un film epico. Nel 1998 il Colossal con Leonardo DiCaprio riportò la storia al grande pubblico mescolando la trama di Dumas a suggestioni storiche. Ogni volta il prigioniero cambiava identità. Nobile caduto in disgrazia, fratello segreto, vittima innocente. Ma la maschera restava sempre il centro, simbolo di un volto negato. La forza della Maschera di Ferro non sta tanto nella verità storica quanto nel suo valore simbolico. È l'icona dell'uomo senza volto, della vita cancellata dal potere, dell'identità nascosta per sempre. Ogni epoca vi ha visto ciò che voleva. Gli illuministi un monito contro la tirannia, i romantici un dramma di destino, il cinema un'avventura spettacolare. La sua leggenda non è mai rimasta ferma, ma si è adattata ai bisogni di chi la raccontava. E così, un prigioniero reale di cui sappiamo pochissimo è diventato un mito eterno che ancora oggi affascina e interroga. La storia della Maschera di Ferro è una delle più grandi parabole del mistero europeo. Un uomo realmente esistito, rinchiuso per oltre 30 anni, di cui conosciamo i luoghi di prigionia, le date, persino i carcerieri, ma non il nome. Un individuo che la monarchia francese decise di cancellare dall'ordine delle cose, privandolo non solo della libertà, ma della memoria stessa. Se la sua identità fosse stata svelata, forse oggi parleremmo di un episodio marginale della storia del Seicento. Invece, il silenzio calato su di lui lo ha reso immortale. La mancanza di risposte ha aperto la strada a secoli di domande, teorie e racconti. È proprio l'assenza di verità a mantenere vivo il mito. La Maschera di Ferro è diventata più di un enigma, è un simbolo universale, simbolo dell'abuso del potere, capace di cancellare un'esistenza con un decreto. Simbolo dell'uomo senza volto, costretto a vivere nell'anonimato assoluto. Simbolo, infine, della curiosità umana, che non si arrende di fronte all'ignoto e continua a interrogarsi. I luoghi della sua prigionia, Pinerolo, Exil, l'isola di Santa Margherita, la Bastiglia, sono oggi frammenti di memoria. Le fortezze alpine e la cella sul mare raccontano ancora il silenzio che lo avvolse. La Bastiglia, distrutta durante la Rivoluzione, ricorda invece che i simboli del potere, per quanto solidi, sono destinati a cadere. Il volto della Maschera di Ferro non ci è stato restituito, forse non lo sarà mai, ma proprio questa mancanza è il cuore del suo fascino. Non importa chi fosse, ciò che importa è ciò che rappresenta. Un uomo dimenticato che, paradossalmente, non è mai stato dimenticato. E così, 3 secoli dopo, continuiamo a parlare di lui. Non come di un nome nei registri, ma come di un mito eterno. L'uomo senza identità, che la storia voleva cancellare e che invece la leggenda ha reso immortale.